Blackmagic camera per iPhone si aggiorna alla versione 1.4. Andiamo a vedere ora in dettaglio le novità che sono interessanti, come vedrete da questo video. Innanzitutto andiamo a vedere subito le cose che ovviamente non possiamo utilizzare se non siamo innanzitutto loggati su cloud, e poi un'altra cosa se ovviamente non abbiamo DaVinci Resolve agganciato. Ecco, questo non è loggato, adesso io mi loggerò sperando che eccolo qua, preso. Ok, mi loggo. Come vedete io ho una clip adesso in Blackmagic qua, anzi non ne ho neanche una, no, ce n'ho una, l'ho cancellata forse. Comunque qui apparirebbero i progetti che avete su DaVinci Resolve, perché ovviamente se non abbiamo DaVinci Resolve, non abbiamo nessun progetto, qui dentro non appare nulla. Quindi l'organizzazione, ragazzi, chi ha DaVinci Resolve la potrà vedere. Un'altra cosa che è molto interessante, ma io veramente non mi ricordo se c'era ancora, però se lo dicono loro, ragazzi, ce ne dobbiamo stare, è questa. Vado ovviamente in monitor, spero che non copra la mia faccia nulla. No, non copre nulla per adesso. Vado giù e hanno aggiunto alle guide, l'opacità della guida, anche l'opacità sulla griglia, che non c'era prima, non c'era, quindi possiamo adesso andare a fare un'opacità anche sulla griglia. Allora, guide, ecco qua, grid, ecco, possiamo opacizzare anche la griglia, cioè a piacimento, farla apparire ovviamente più marcata o meno marcata. Un'altra cosa che è stata corretta, adesso poi non so a che livelli, è una bug che aveva la parte audio, perché c'era, si sganciavano i microfoni e non prendevano neanche volumi, ma diciamo che non lo so, anche adesso non è cambiato molto, perché ho provato il nuovo della OM e il volume non funziona, cioè non si abbassa il volume. Vabbè, comunque lasciamo perdere, come dice il buon De Sica. Un'altra cosa interessantissima secondo me, sempre in monitor, abbiamo qua la parte HDMI. Se andiamo in monitor abbiamo qua sotto la parte HDMI, io spero che non copra la faccia, no, non copre. Quando andiamo ad abilitare, vedete la parte HDMI, qua sotto possiamo ovviamente andare a scegliere quello che vogliamo che sia visto sul monitor esterno, quindi molto interessante questa faccenda qui. Molto interessante, direi che abbiamo il pieno controllo delle informazioni. Un'altra cosa interessantissima sono stati aggiunti nuovi non formati, ma abbiamo la possibilità di avere i 2/76esimi, ok, come diciamo come aspetto cinematografico, quindi è stata aggiunta questa nuova dimensione della nostra possibilità di fare un filmato cinematografico. Anche questo bisognerà vedere, cioè provare ovviamente a montare l'anamorfico, ok, per poter provare a vedere cosa succede. Poi un'altra cosa interessante, è stata aggiunta la possibilità di fare dei slow motion con l'opzione off speed, che praticamente si usa. Io ovviamente ho chiesto all'esperto Carmine, che mi ha fatto una bella infarinatura. Si usa per slow motion ovviamente, ma questo non è che non c'era arrivato, ma volevo conferma, perché poi provando ovviamente ci sono arrivato. Ecco, la cosa bella è questa. Io adesso mi sono già scoperto, forse volevo andare a 4K. Com'è che funziona in poche parole? Funziona così: quando andiamo a scegliere i fotogrammi per secondo, ovviamente questa funzione qua è spenta. Io scelgo il fotogramma più basso, ok, perché ovviamente non posso mettere 60, ok, frame al secondo. Vado per dire a mettere 24, quello che è, ok, più basso possibile. Poi clicco su questa off speed
e vado a scegliere, in questo caso abbiamo 4K, vado a scegliere ovviamente la possibilità di andare a fare uno slow motion con 60 frame al secondo e ovviamente guardate il risultato. Un'altra cosa invece, possiamo aumentare anche, ovviamente andando in HD, la parte ovviamente del off speed aumenta fino a, vediamo un po' che non me lo ricordo più, 120 frame al secondo? No, non era di più, comunque vabbè, 120 frame al secondo. Quindi possiamo come dire, avere come dire, uno slow motion incredibile, cioè veramente è una cosa veramente bella. E andiamo a vedere anche qui lo slow motion fatto a 120 fotogrammi al secondo. Avete visto che risultati, non so se era un po' sfocato, però l'ho fatto in casa, una prova veloce. Questo è per portarvi ovviamente gli aggiornamenti, ok, di Blackmagic, senza stare a vedere mai il pelo nell'ovetto. La cosa che mi è successa, e lo dico qua e non lo nego, è diciamo l'errore che dà Blackmagic. L'avevo già segnalato in un video, ma ve lo dico di nuovo: quando c'è il punto esclamativo sul tasto di registrazione vuol dire che il vostro smartphone, anche se è un iPhone 13, ho capito ragazzi, adesso c'è il 15, ma il 13 non era una non mi fate dire parolacce, con 512 giga di RAM da ok il punto esclamativo quando faccio questa funzione off speed. Ho capito, però non è neanche un iPhone 8, per dire. Vabbè, a parte questo, attenzione a questo punto esclamativo. Un'altra funzione che è stata implementata è per il risparmio energetico. Quando infatti andiamo su registrazione e facciamo uno swipe verso sinistra col dito, magari lo schermo si scurisce per ovviamente darci la possibilità di risparmiare batteria. Come rifacciamo uno swipe verso sinistra, lo schermo ritorna ovviamente a pieno. Bene ragazzi, a questo punto abbiamo finito questo video. Io vi chiedo ovviamente, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e azionate la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò in futuro. E in ultimo, se volete, condividete questo video con i vostri amici che mi fate crescere. Un abbraccio, a presto!